Benvenuti compagni cacciatori sul mio canale. Io sono Grottesco Peppe e oggi vi mostrerò i miei set migliori. Si tratta di set rigorosamente studiati per la Longsword e addirittura per determinate Longsword, ma senza perderci in chiacchiere iniziamo subito a vedere questi set. Il primo set che vi propongo è un set studiato per l'affettatore divino. È un set che sfrutta l'abilità strato protettivo per consentire all'arma di raggiungere l'acutezza bianca. Servirà artigiano più 3 per raggiungere quel pixel aggiuntivo all'acutezza, renderla bianca, così quando noi andremo a fare cote l'acutezza sarà al massimo e per 60 secondi avremo il massimo della performance. Bene, vediamo ora l'equipaggiamento. Abbiamo l'affettatore divino con il gioiello non elementale, poi abbiamo l'elmo di Nergigante beta che ci dà massimo potenza 2 più 2 gioielli a filatura veloce. Dopodiché abbiamo la corazza di Kulvetarot che ci dà bonus critico di livello 2 molto importante e resistenza a stordimento con un gioiello a filatura veloce. Poi abbiamo il prebraccia del Kaiser beta che ci dà punto debole più il gioiello bonus critico 2. La spira di Nergigante beta con bonus attacco 2 e il gioiello strato protettivo che ci serve appunto per avere questa fortissima abilità. E infine abbiamo gli stivali di Dante, il nuovo set che ci dà punto debole di livello 2 più 2 slot da 1 a cui aggiungeremo appunto 2 gioielli attacco. Infine abbiamo l'amuleto artigiano per raggiungere appunto artigiano 3 che serve a sbloccare l'acutezza bianca della nostra arma. Mantelli e bengala sono diciamo facoltativi. Io consiglio sempre il mantello evasione con la katana perché è molto forte e con la schivata istantanea aumenta l'attacco in maniera considerevole e facilita le schivate. Poi il bengala affinità è molto utile, nonostante questo set abbia il 75% di affinità su un punto debole di un mostro, tuttavia avere un 125% di affinità non è assolutamente male. Ora vi do una piccola dimostrazione di cosa questa spada, l'affettatore divino, possa fare insieme a questo magnifico set che, ripeto, con attacco, con bonus critico e con una buona affinità raggiunge danni considerevoli. Dunque, vediamo quanti danni faccio con l'Helm Breaker. Parliamo di 117 volte n, volte 8 di solito, volte n diciamo in generale, di danno senza utilizzare siero demoniaco, seme demoniaco e la polvere demoniaca. In questa circostanza avevo semplicemente mangiato la mensa, il pasto della carne e indossavo nella borsa oggetti l'amuleto, l'artiglio attacco, quello che si compra dal mercato, più sia l'amuleto attacco, scusate, sia l'artiglio attacco, quello là che si combina. Bene, con questi buff abbiamo raggiunto 128 di danno, che sul pilastro non è un danno generale, non è una regola generale che possiamo attribuire ad ogni Helm Breaker, perché come sapete ogni parte del mostro ha un diverso valore, un coefficiente che si andrà a moltiplicare al nostro danno e quello sarà alla fine dei conti il danno effettivo che si andrà a creare. Per essere più pragmatici, se noi andiamo a colpire ad esempio la testa di un Diablos con le corna, non gli faremo mai più così tanti danni, perché non è un punto debole semplicemente, gli toglieremo le corna, faremo intorno ai 30-35 di danno per n volte. Mentre se andremo a colpire la testa ad esempio di un Pukei Pukei che subisce molto più danno rispetto alla testa di un Diablos con le corna, potremmo fare addirittura intorno ai 200 di danno per 8, cioè parliamo di 1600 circa di danno
Provate se non ci credete. Ora vi proporrò un altro set, una variante di quest'ultimo. Al posto dei 3 gioielli speed sharpening potete mettere 3 gioielli occhio critico e quindi arrivare a un occhio critico di livello 3. Questo serve per aumentare ovviamente l'affinità dell'arma in caso voi non vi siate accontentati del 75% ma volete un 85%. Facendo ciò però non avrete una cote più veloce, cioè avrete la cote normale da 3 cicli. Se volete una cote da un ciclo solo dovete andare a pescare. Io non c'ho voglia, per questo non lo faccio, però potete andare a pescare le scaglie di sgombro coltello più. Un'altra variante ancora è metterci gioielli attacco, come vedete. Io purtroppo ce ne ho solo 4. Se voi siete fortunati e ne avete 5 potete raggiungere bonus attacco di livello 7, che è veramente il massimo di attacco che potete fare di raw damage con una longsword, cioè avere un bonus critico e in più attacco 7 è il massimo. Quindi se volete ad esempio fare una buona speedrun potete assolutamente mettervi bonus attacco più 7, bonus critico, questo 7 qui, livello 3 con questa affinità e sicuramente farete un ottimo risultato. Ma adesso parliamo del flagello straziante, che in questo ultimo periodo dopo la patch del Devilgio sembra essere una delle katane più utilizzate anche tra speedrunner, comunque gente molto brava. Questo set ha, come vedete, attacco 4, artigiano 4 e occhio critico 3, è uguale al set precedente, solo che questa volta è d'obbligo un occhio critico di livello 3 per aumentare del 10% l'affinità. E soprattutto consiglio di mettere un gioiello artigiano al posto del gioiello protective polish, così avete una cotezza bianca soddisfacente. Perché nulla vi impone di togliere il gioiello strato protettivo. Potete anche utilizzare il set precedente che vi ho fatto vedere, quello con l'affettatore divino, e usarlo invece con il flagello straziante. Potete farlo benissimo, solo che avendo già una cotezza bianca, diciamo, moderata, vi conviene, secondo il mio punto di vista, mettere un gioiello artigiano e state tranquilli. Ecco a voi adesso una piccola dimostrazione dei danni che fa questa katana. Intanto approfitto per parlare dei 3 modi per aumentare la barra dello spirito, che probabilmente qualcuno può ancora non sapere. Il primo è quello normale, ossia quello tradizionale con la combinazione dello spirito che c'era in tutti i Monster Hunter, quindi la combinazione spirito 1, 2 e 3. Il secondo è quello della schivata istantanea, che ho fatto vedere prima, col contrattacco R2 cerchio. E adesso con la scivolata e premendo in volo R2 e poi ripremendo R2. Quindi i danni totali effettivi, usando soltanto il siero demoniaco questa volta, perché l'effetto del seme e della polvere sono finiti, è 120 per 7. Bene, ora come set bonus, tra virgolette, vi propongo il set fatto per la spada Tarot Acqua. È una reliquia che ottenete o avete già ottenuto, visto che l'evento ormai è finito, durante appunto l'evento della Curve Tarot. È un'arma molto buona, a 6,44 con l'augmentazione in attacco e 420 di acqua da risvegliare. Questo set è uno dei set migliori che si può creare con rivela munizioni e avendo un bonus critico. Per questioni di rapidità del video vi metterò comunque tutti i set che ho fatto vedere durante questo video nella descrizione, quindi non preoccupatevi per gioielli e per i pezzi di armatura, è tutto nella descrizione. Bene, come ultimo set vi propongo il set che ho rinominato 100% affinità con l'abilità del Teostra. Allora, forse molti di voi non conoscono l'abilità del Teostra. Praticamente se voi utilizzate 3 pezzi di armatura del Teostra vi viene fuori l'abilità cosiddetta Tocco del Maestro, come vedete in basso a destra dello schermo. Questa è un'abilità estremamente utile, che però non viene utilizzata perché i pezzi di armatura del Teostra non sono
non sono molto, diciamo, buoni dal punto di vista delle abilità. Quindi si tende ovviamente a usare altri pezzi di armatura per raggiungere abilità migliori, come avete visto nei set precedenti che vi ho fatto vedere. Comunque questo set, pur non avendo i danni, non raggiunge i danni che ad esempio fa l'affettatore divino slash il flagello straziante, comunque ha il 100% critico su tutti, e ripeto, tutti i punti deboli e i punti non deboli dei mostri. Quindi sia che voi andate a prendere la testa di un Rathalos, sia che andate a prendere ad esempio le gambe, le ali, la coda, ma anche ad esempio la schiena che non è critica, vi darà sempre il 100% di affinità. E questo perché è buono? Perché il tocco del maestro dice che se voi avete il 100% di affinità, la vostra acutezza rimarrà sempre la stessa. Quindi senza utilizzare trucchetti, senza utilizzare protective polish, senza utilizzare altri strani trucchi magici, noi abbiamo un'acutezza bianca potenzialmente infinita, direi apparentemente infinita, perché la nostra affinità sarà sempre del 100%. Allora, prima di spiegarvi quell'apparentemente infinita, vi devo dire due cose. La prima cosa è che questo set non usa punto debole, cioè non c'è bisogno ulteriormente di aggiungere punto debole per avere ulteriore affinità. Una volta che noi abbiamo il 100% di affinità, non c'è bisogno di aggiungerne altra 50%, non avrebbe senso. La seconda cosa è che per ottenere il 100% di affinità, per forza dovete avere la katana di Tobi Kadachi, quella reliquia, ottenibile appunto dall'evento della Culve Tarot, e in più dovete mettergli almeno una augmentazione affinità, perché raggiungendo di base il 40% di affinità avrete poi insieme a massima potenza 30% in più un ulteriore 30% dovuto all'abilità Occhio Critico. E qui è il problema. Come vedete, quando andiamo a fare R2 cerchio, la nostra resistenza cala e massima potenza sfrutta l'affinità del 30% solo quando la resistenza è al massimo. Quindi sì, la maggior parte del tempo la resistenza nostra sarà al massimo, però se ad esempio facciamo tante capriole oppure schiviamo con R2 cerchio, la resistenza viene consumata e per quei secondi, dipende, 1 secondo, 2 secondi, noi avremo una resistenza ridotta e la nostra vera affinità non sarà più del 100%, ma solo del 70%. Di conseguenza, apparentemente sarà un set perfetto, questo qui con il 100% di affinità, ma soltanto quando la resistenza è al massimo, perché sfruttiamo massima potenza per arrivare al 100% di affinità. Il video termina qui, scusate per la lunghezza di questo video, ma avevo da dire tante cose, c'erano set che dovevo farvi vedere e quindi spero mi possiate capire. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale per rimanere sempre aggiornati, se volete attivare la campanellina, se siete interessati ai miei video, ai miei set, ai miei ultimi set che posto o comunque ai miei ultimi speedrun. Vi auguro una buona giornata e noi ci rivediamo a un prossimo video. Bella!